tutti ragazzi, bentornati sul canale o benvenuti se è la prima volta che passate di qui. Finalmente dopo un mese di stop sono riuscito a tornare in montagna. Tra il tempo e una tendinite alla caviglia purtroppo sono dovuto star fermo per un mese. Oggi mi trovo qui in alto al lago di Como, più precisamente in questo momento a Pratinestrelli, sopra Cino, poco sopra Cino. Bisognerà fare un ticket giornaliero di 5 euro per raggiungere il parcheggio qui sopra. Infatti, come vedete, macchine parcheggiate lì lungo la strada che è veramente abbastanza in pessime condizioni, è un agro silvopastorale, ma alcuni punti sono veramente dissestati, quindi occhio a gomme e ammortizzatori perché ne risentiranno sicuramente. Oggi vi porterò in cima prima all'Alpe Bassetta, dopodiché proseguirò per la cima Brusada. Adesso ragazzi il sentiero dell'escursione parte da qui dove c'è il cartello di divieto di moto. Ci vorranno circa 3 ore, sono 1000 metri di dislivello e nulla, inizio a salire, ci vediamo più tardi. A dopo! Eccomi ragazzi, prima tappa dell'escursione raggiunta, sono arrivato qui all'Alpe Bassetta. Adesso sono qui seduto su questa bellissima panchina di legno, mi sto godendo i panorami. Come potete vedere giù là c'è il lago di Como, qui davanti a me è il legnone e il legnoncino di cui troverete anche delle escursioni qui sul canale. Qua sotto tutta la bassa Valtellina e qui tutte le orobbie ancora innevate. Come dicevo prima, mancavo da un mese e quindi onestamente non mi aspettavo ci fosse ancora tutta questa neve in cima alle montagne, anche perché appunto oggi fa anche abbastanza caldo, a parte adesso che c'è su un po' di venticello. E nulla ragazzi, quindi qualche foto, adesso immaginerò una bella barrettina perché sono un po' fuori allenamento e per arrivare fino a qui l'ho sentita tutta. Non è un percorso tecnico, è un bel sentiero, però devo dire che si sente tutta il dislivello e quindi questo primo pezzo nel bosco è bello ripido, però è adatto a tutti, bene o male si riesce tranquillamente ad arrivare, ovviamente con un po' di allenamento almeno. Dunque barrettina e dopo quella lì sarà la mia meta del giorno, la cima Brusada. Ci vorrà ancora penso circa un'oretta e mezza per arrivare fino a qua. Non so se ve l'ho già detto prima, ma ci ho messo circa 1:10. E nulla ragazzi, dai, qualche foto, barrettina e si riparte. A dopo!
Eccomi, arrivato anche in cima al Monte Brusada. Questa non è una croce, ma è un mega omone di pietra. Questo, ragazzi, è il panorama che si vede dall'alto. Qui c'è sempre il lago di Como con il Monte Legnone, tutte le Alpi Orobie. Qua sotto sempre una bassa Valtellina come prima, mentre da questa parte si può vedere Sasso Manduino di sopra, mentre di qua abbiamo tutta la Val Chiavenna e il lago di Novate Mezzola. E qua si vede anche tutto il fiume Adda che entra nel lago di Como. Devo dire, ragazzi, veramente un panorama spettacolare. L'ultimo pezzo a salire, come potete vedere, è tutto fatto a sassoni, quindi magari è un po' più adatto a escursionisti esperti, dato che bisogna mettere giù le mani, a volte aiutarsi per salire. Purtroppo il tempo si è tutto annuvolato, prima era una giornata spettacolare. Adesso mi mangio il mio grandissimo panino col salame che per un mese non ho mangiato. Mi sono dimenticato di dirvi che sul sentiero che porta qui in vetta non ci sono molte indicazioni, anzi direi proprio nulle, quindi bisognerà seguire la traccia del sentiero, che a volte si vede, a volte no. Comunque poi vi lascerò la traccia sempre qua sotto in descrizione. E nulla, ragazzi, per la discesa appunto si fa la stessa strada dell'andata, ci vorranno un paio d'ore circa. Adesso panino e si torna giù. A dopo! Sono all'Alpe Bassetta, come potete vedere, ci ho messo circa 45 minuti, qualcosina in più magari per scendere da lassù. Adesso la strada sarà, come vi dicevo prima, praticamente la stessa di quella che ho fatto all'andata. E nulla, ci vediamo più tardi, a dopo! Escursione finita, ragazzi, ci ho messo circa 5 ore tra andata e ritorno, adesso sono quasi arrivata alla macchina. Dai, è stata una bellissima escursione, una zona veramente poco battuta, ero praticamente da solo. I pochi che ho incontrato si fermavano all'Alpe Bassetta, mentre su in cima proprio nessuno, ero da solo, non c'erano neanche animali, quindi proprio in solitaria completa. Nulla, dai, è stata una bellissima escursione, come vi dicevo, panorami pazzeschi sul lago e sulle montagne intorno. Sono un po' provato, devo essere sincero, probabilmente sono appunto un po' fuori allenamento e per iniziare forse devo fare qualcosa di meno lungo. Comunque dai, è stata veramente bella, è la prima volta anche per me che la facevo. E nulla, veramente molto contento. Vi lascio la traccia GPS qua sotto, perché appunto, come vi dicevo prima, dall'Alpe Bassetta in poi fino alla cima Brusada il sentiero non ci sono indicazioni, quindi per non perdervi vi lascio qua comunque la traccia GPS da potete scaricare. E nulla, vi do appuntamento, speriamo di non infortunarmi ancora, la settimana prossima con un nuovo video. Ciao a tutti!
Piccola info di servizio ragazzi, rettifico sulla strada che mi ha fatto fare il navigatore all'andata, non era quella in realtà che dovevo fare, infatti mi ha fatto fare una strada sottobosco tutta distrutta. In realtà ce n'è un'altra che parte dal campo sportivo, quindi una volta che fate il ticket alla chiesa poi impostate sul navigatore il campo sportivo e da lì poi parte la silvopastorale che è tutta bella cementata, bellissima oltretutto da fare, e che porta su all'imbocco del sentiero. E nulla, va bene, dai, almeno lo sapete. Ciao!